Ciao a tutti, a grande richiesta oggi vi presento il video dove andremo a fare insieme questo collo a V. Allora, premetto una cosa, ehm, il collo a V, per il collo a V esistono tantissime tecniche. Partiamo da questa che diciamo che è la più semplice in assoluto. Eh, Questo tipo di collo a V che vi presento oggi è un collo che andremo a fare senza andare a riprendere le maglie. Quindi diciamo che è un collo che si forma all'interno della stessa maglia, senza andare ovviamente una volta terminato a riprendere le maglie e a creare questa base. Ehm, è chiaro che diciamo che questo tipo di collo potete decidere voi le grandezze. Quindi possiamo creare questa base del collo molto più larga e in questo caso anche poi quest'altro pezzo diventerà più largo. Io mi sono limitata, diciamo così, a farlo un po' piccolino in modo tale che potesse venire un lavoro, diciamo, veloce e anche consono al numero di maglie che io ho posizionato sul ferro. È chiaro che dovete immaginare che da questa parte e da questa ci sono poi gli scalfi. È un collo che ovviamente ha come base la classica V centrale e poi da questa parte e da questa è fatto a maglia legaccio. Andiamo a vedere come si realizza. Allora, ho montato sul ferro 61 maglie. Perché 61? Perché per poter creare questo tipo di collo a V dobbiamo andare a montare sul ferro un numero di maglie che siano dispari. Quindi in questo caso io montandone 61 andrò a dividere il lavoro in questo modo, cioè 30 da una parte e 30 dall'altra. Quindi ho posizionato, diciamo così, la maglia che avanza e quindi in questo caso la 31esima, se vogliamo chiamarla, e, l'ho posizionata tra due marcatori. Ok? Adesso cosa andiamo a fare? Ci spostiamo di due maglie verso destra e posizioniamo un marker e ci spostiamo verso sinistra di due maglie e posizioniamo il marcatore. Fatto questo, iniziamo a lavorare. Premetto, in questo caso io ho fatto una maglia rasata perché mi agevola il lavoro, perché è più veloce e più semplice. Naturalmente potete utilizzare qualsiasi tipo di punto, quindi legaccio, punto riso, eccetera, eccetera. Questo non va ad influenzare assolutamente il procedimento che andiamo a fare per il collo. Naturalmente possiamo utilizzare anche dei motivi tra ad esempio tutti quelli che vi ho già fatto vedere precedentemente. Partiamo adesso con il lavoro. Allora, cosa vi ho detto di fare? Vi ho detto di posizionare un marcatore una volta assegnato il centro, due maglie e il marker. Quindi andiamo a lavorare tutte le maglie a dritto perché in questo caso sto facendo una maglia rasata. Quindi andrò a lavorare il vivagno. Vi lascio qui sopra il link che vi riporta al vivagno e vado in questo caso a lavorare tutte le maglie a dritto fino ad arrivare al marcatore. Quindi vado a dritto fino ad arrivare al primo marker. Arrivata praticamente al marcatore, lo sposto e cosa devo fare? Devo fare in questo modo.
cioè incrociare queste due maglie. Come le incrocio? Allora, vi faccio vedere i due modi in cui potete incrociare le maglie. Per chi ovviamente ha le prime armi, consiglio di utilizzare un ferretto ausiliario come questo. Quindi che cosa andiamo a fare? Andiamo a posizionare una maglia sul ferretto ausiliario, la posizioniamo dietro, lavoriamo questa maglia a dritto, riprendiamo la maglia e la posizioniamo sul ferro di sinistra e la lavoriamo a dritto. Ok? E questo è il primo incrocio. La maglia centrale andrà sempre a dritto, quindi maglia centrale e marcatore. Queste due maglie vanno adesso incrociate a sinistra, quindi cosa andiamo a fare? Scusate, ferretto ausiliario, spostiamo una maglia, questa volta davanti al lavoro, lavoriamo un diritto, riprendiamo la maglia e la spostiamo sul ferro di sinistra e la lavoriamo a dritto e spostiamo di nuovo il marcatore. Andiamo tutto a dritto, nel mio caso, fino ovviamente ad arrivare alla fine del ferro. Il secondo giro, nel mio caso che sto facendo ovviamente una maglia rasata, vado a lavorare tutte le maglie a rovescio fino ad arrivare al marcatore. Quindi tutto a rovescio fino ad arrivare al primo marker. Adesso sposto il marcatore. Questa maglia, ricordiamocelo, è sempre a rovescio, quindi a rovescio. La prima maglia dopo il marcatore va sempre lavorata a rovescio. La seconda la lavoriamo a dritto. La maglia centrale va sempre lavorata a rovescio, quindi anche questa a rovescio. Spostiamo il marker, dritto, quindi un diritto, e l'ultima maglia sempre a rovescio, ovviamente prima del marcatore. Quindi ricapitoliamo: sul rovescio del lavoro la prima maglia del marker va sempre lavorata a rovescio, ok? La maglia centrale va sempre lavorata a rovescio e la maglia prima del marcatore va sempre lavorata a rovescio, quindi rovescio, rovescio e rovescio. Le altre tutte a dritto, ok? Adesso proseguiamo tutto a rovescio nel mio caso, fino ovviamente ad arrivare alla fine. Abbiamo in questo modo iniziato ad impostare il lavoro per fare, diciamo così, il collo a V. Quindi, o perlomeno la prima parte del collo, ok? Adesso cosa facciamo? Andiamo tutto a dritto di nuovo, però ci fermiamo una maglia prima del marcatore, cioè del primo marcatore, ok? Allora, ho lavorato a dritto e mi sono fermata una maglia prima del marcatore. Devo praticamente ripetere il ferro che ho fatto prima, cioè devo incrociare queste due maglie. Quindi sposto adesso questa maglia, la rispostiamo qui, mettiamo il marker e andiamo praticamente ad incrociare queste due maglie. Allora, come abbiamo fatto prima, possiamo utilizzare il ferretto ausiliario. Per chi invece non vuole utilizzare il ferretto ausiliario, faccio vedere un'altra tecnica che non ho mai fatto vedere. Quindi è la prima volta che la sperimentiamo. Allora, spostiamo queste due maglie sul ferro di destra. Adesso
cosa dobbiamo fare? Siccome devo incrociare le maglie e quindi dovrei spostare la prima maglia dietro e la seconda quindi passerà in automatico davanti, sposto, allora prendo il ferro di sinistra, lo faccio scivolare all'interno della prima maglia, ok, e questa maglia la sposto sul ferro di destra. Vado a lavorare un diritto e un altro diritto e in questo caso ho incrociato la maglia. Vado adesso a lavorare a dritto, quindi dritto, la maglia centrale abbiamo detto che è a dritto, vado a lavorare un altro a diritto e adesso devo incrociare queste due maglie, quindi questa con questa, per cui sposto questa maglia sul ferro di destra, sposto quest'altra sul ferro di destra e in questo caso, come ho detto prima, devo incrociarle in maniera diversa, cioè la prima maglia andrà davanti e la seconda dietro. Per cui cosa andiamo a fare? Incrociamo in questo modo. Posizioniamo il ferro di sinistra sulla prima maglia, la facciamo cadere e la seconda la posizioniamo dietro. Quindi la riportiamo sul ferro e andiamo a lavorare un diritto e un altro diritto. E in questo caso, come vedete, abbiamo incrociato a sinistra. Proseguiamo, mettiamo il marker e proseguiamo di nuovo tutto a dritto fino ovviamente ad arrivare alla fine del ferro. Il quarto ferro o ferro di ritorno andiamo a lavorare tutte le maglie a rovescio fino al marcatore. Arrivata al marcatore, come vi ho detto prima, la prima maglia è sempre a rovescio, quindi rovescio. Le altre maglie fino al marker centrale sono a dritto. Marcatore è sempre a rovescio, cioè scusate, la maglia centrale è sempre a rovescio. Le altre maglie sono a dritto fino ad arrivare a quella prima del marcatore, quindi due diritti e quella prima del marcatore va sempre a rovescio. Quindi ricapitolando abbiamo fatto un rovescio, due diritti, un rovescio, due diritti e un rovescio. Adesso naturalmente proseguo con il mio lavoro fino ad arrivare alla fine del ferro. Allora, adesso andiamo a dritto fino ad arrivare a una maglia prima del marcatore. Siamo arrivati a una maglia prima del marcatore e, come vi ho detto prima, andiamo ad incrociare le maglie. Quindi per chi, diciamo così, non vuole utilizzare questo, può semplicemente non utilizzarlo e fare quindi come vi ho spiegato prima. Per chi invece trova difficoltà ed è ovviamente alle prime armi, incrociamo ovviamente con il ferretto ausiliario. Quindi di nuovo cosa facciamo? Portiamo una maglia sul ferretto ausiliario dietro il lavoro, lavoriamo a dritto, aspettate che ho perso la maglia, quindi la maglia dietro, andiamo a lavorare un diritto, riportiamo la maglia sul ferro di sinistra e la lavoriamo a dritto. Proseguiamo tutto a diritto, compresa la maglia centrale, quindi 1 e 2. Arriviamo da questa parte e andiamo praticamente a incrociare queste due maglie. Quindi spostiamo e andiamo a lavorare
una maglia davanti al ferro ausiliario, un diritto, riprendiamo la maglia e la lavoriamo a dritto, marker, e ovviamente proseguo tutto a dritto fino ad arrivare alla fine del ferro. Il sesto ferro, se così lo vogliamo chiamare, andiamo a fare tutto a rovescio. Arrivati praticamente al marcatore, cosa andiamo a fare? Aspettate, ok. Passo il marker, la prima maglia abbiamo detto che è sempre a rovescio e andiamo a dritto, quindi 1, 2 e 3 fino al marcatore che diventa la maglia centrale a rovescio, quindi sempre a rovescio, 3 diritti, quindi 1, 2 e 3 e la maglia prima del marker va a rovescio e ovviamente proseguo fino alla fine. Come possiamo vedere, il motivo si sta, diciamo così, delineando. Allora, la tecnica è sempre la stessa. Andiamo, cioè lavoriamo a dritto nel mio caso perché sto facendo maglia rasata, nel vostro se fate qualsiasi tipo di motivo potete fare il motivo e arriviamo praticamente alla maglia prima del marcatore. Queste due maglie vanno incrociate verso destra, quindi significa che noi andremo a fare la prima maglia, la incrociamo dietro e poi la lavoriamo a dritto, lavoriamo le altre a dritto. Proseguiamo a dritto, la maglia centrale la lavoriamo a dritto, proseguiamo a dritto e queste due maglie le andiamo ad incrociare a sinistra. Quindi l'incrocio a sinistra andremo a mettere una maglia davanti al lavoro e le altre a dritto. Al ritorno dobbiamo sempre ricordarci che la prima maglia dopo il marcatore è a rovescio, le altre sono tutte a dritto fino all'altro marker, la maglia centrale è a rovescio, superiamo il marker tutte a dritto, la maglia prima del marcatore a rovescio. Adesso continuate da soli, io continuo da sola. Potete utilizzare sempre per l'incrocio sia questo che il metodo che vi ho fatto vedere. Diciamo che la grandezza o perlomeno la profondità di diciamo così questo diciamo triangolo dipende un po' da voi e da quanto vi piace averlo, se è molto alto oppure un po' più basso. Io adesso proseguo e poi vi faccio vedere come proseguire per la divisione del collo. Come potete vedere, ho praticamente proseguito e sono arrivata ad avere sul ferro 2, 4, 6 maglie all'interno, quella centrale e poi 2, 4, 6 da questa parte. Allora, adesso se andiamo praticamente a dividere il collo in due, perché dobbiamo fare questa parte e questa, andremo praticamente a lavorare solo su queste maglie. Se ovviamente volete farlo più alto, potete proseguire e naturalmente andremo a lavorare con più maglie per fare ovviamente lo scollo. Partiamo adesso in questo modo, cioè andiamo praticamente a dividere il lavoro in due parti e quindi a lavorare prima con questa parte e poi con questa. Naturalmente potete lavorare insieme le due parti, cioè sia quella a destra che quella a sinistra. Io per una questione proprio per agevolarvi andrò a farvi lavorare prima questa parte e poi questa. Generalmente io le lavoro insieme,
è meno complicato, nel senso che salite in entrambi i moduli, diciamo, sia da una parte che dall'altra, e quindi tendenzialmente si fanno meno errori, si sta meno a contare, eccetera. Però proprio per una questione di video preferisco farvelo in questo modo e quindi suddividere il lavoro in due parti. Allora, vado come al solito a fare il mio vivagno e a lavorare tutto il ferro a dritto fino ad arrivare a una maglia prima del marcatore. Allora, arrivati una maglia prima del marcatore, lavoriamo in questo modo. Allora, da questa parte andiamo a lavorare con 2 maglie insieme a dritto, quindi non incrociamo più. Togliamo il marcatore, lo mettiamo da questa parte e andiamo a lavorare 2 maglie insieme a diritto, ok? Che corrispondono sempre ad una diminuzione a destra. Dopodiché proseguiamo con 4 diritti, 1, 2, 3 e 4. Adesso cosa facciamo? Solo per questa volta, cioè solo a questo giro, andiamo a lavorare in questo modo. Togliamo il marker centrale e lavoriamo 2 maglie insieme a diritto, perché il pezzo centrale deve comunque andare o a destra o a sinistra, quindi in questo caso lo portiamo a destra. Questo non ci serve più. Svoltiamo il lavoro e lavoriamo in questo modo. La prima maglia la passiamo a rovescio senza lavorarla. Dopodiché proseguiamo con 4 maglie a dritto, quindi 1, 2, 3 e 4. E come abbiamo detto, l'ultima maglia prima del marker va sempre a rovescio e ovviamente in questo caso proseguo fino alla fine. Allora, come possiamo notare abbiamo già impostato il lavoro. È chiaro che queste maglie andranno posizionate o su un ferro ausiliario oppure potete continuare a lavorare da questa parte, però un pochino poi vi verrà un po' difficile. Quindi adesso vi faccio vedere di nuovo come dobbiamo lavorare. Di nuovo tutto dritto, una maglia prima del marcatore e lavoriamo di nuovo queste 2 maglie insieme a dritto. Quindi spostiamo questo, il marcatore e di nuovo 2 maglie insieme a dritto. Uno, 2, 3, 4 e 5, quindi fino alla fine. Giro il lavoro, la prima maglia la passo a rovescio senza lavorare, 4 diritti, quindi 1, 2, 3 e 4, e l'ultima maglia prima del marker va sempre a rovescio. Proseguo ovviamente fino alla fine del ferro e di nuovo non devo far altro che ripetere di nuovo questi 2 ferri, quindi tutto dritto fino a una maglia prima del marcatore. Queste 2 maglie le lavoriamo insieme a diritto, tutto dritto. Giriamo il lavoro, passiamo la prima maglia senza lavorare a rovescio, queste maglie a dritto, l'ultima maglia prima del marcatore a rovescio. Allora, per quanto dobbiamo salire? Saliamo fino a che non abbiamo
da questa parte le maglie che ci servono per chiudere le spalle. Quindi nel mio caso le farò arrivare forse a 12 maglie circa, ma è giusto una prova, e poi vi faccio vedere come dobbiamo continuare. Allora, ho proseguito facendo finta che siamo arrivati praticamente alle maglie che mi servono per fare ovviamente la spalla, e adesso proseguo a dritto senza più praticamente fare diminuzioni. Quindi lavoro come sempre il vivagno e il motivo, che in questo caso è a maglia rasata, tutto a dritto. Arrivo praticamente al marcatore e questa volta non vado a fare diminuzioni, quindi semplicemente sposto il marcatore o lo elimino come preferite e andiamo a lavorare praticamente tutte le maglie a dritto. Giro il lavoro. Da questa parte la prima maglia passerà sempre a rovescio senza essere lavorata. Queste maglie le lavoriamo, quindi 1, 2, 3 e 4 a dritto. Questa prima del marcatore sempre a rovescio e continuiamo a rovescio per tutto il ferro. Adesso non dobbiamo che proseguire ovviamente a dritto e quindi alternare questi due ferri fino ad arrivare ovviamente alla fine dove ovviamente poi andremo a cucire con l'altra parte del maglione. Allora, come potete vedere ho proseguito a dritto e per ipotesi facciamo finta di essere arrivati dove dovevamo arrivare. Adesso passiamo dall'altra parte. Dunque, per fare questa parte andiamo a ovviamente aggiungere del filato e lavoriamo 5 diritti, quindi in questo caso magari uniamo il filo e andiamo a lavorare. Il primo ferro lo lavoriamo perché ovviamente lo stiamo agganciando, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 diritti. Ok? Adesso qui avevamo il marcatore, ok? Lo lavoriamo in questo modo. Andiamo, se dall'altra parte abbiamo fatto 2 maglie insieme a diritto e quindi tendenzialmente andava a destra la diminuzione, adesso facciamo una diminuzione che va a sinistra, quindi andiamo a lavorare una diminuzione semplice, per cui passiamo una maglia sul ferro di destra senza lavorare, lavoriamo a dritto la seconda maglia e accavalliamo una maglia sopra l'altra, marker, e proseguiamo a dritto ovviamente fino alla fine del ferro. Allora, il ferro di ritorno ovviamente ho fatto tutte le maglie a rovescio, arrivati al marcatore sposto il marker, la prima maglia è a rovescio e le altre sono a diritto, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Giriamo. Allora, prima abbiamo lavorato la prima maglia per il semplice fatto che abbiamo unito il filo. Adesso la prima maglia la passiamo senza lavorare, 4 diritti, quindi 1, 2, 3 e 4, e di nuovo una diminuzione semplice. Allora, se non volete fare la classica diminuzione semplice, potete fare anche in questo modo.
Spostate 2 maglie sul ferro di destra senza lavorare, con il ferro di sinistra le riprendiamo da questa parte e le lavoriamo a diritto ritorto. Ed è la stessa cosa. Questo è il classico SSK inglese. Proseguiamo tutto a dritto fino ad arrivare alla fine del ferro, il ferro di ritorno, la maglia prima del marcatore, come abbiamo detto va lavorata a rovescio, cioè scusate, in questo caso la maglia dopo il marcatore va lavorata a rovescio, e 5 diritti, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso non dobbiamo far altro che ripetere questi ferri fino ad arrivare, come abbiamo fatto precedentemente, nel mio caso alle 16 maglie, e poi andiamo tutto dritto. Allora, come possiamo vedere, ho proseguito fino ad avere 16 maglie da questa parte, come avevo 16 maglie da questa. Adesso, come abbiamo fatto per qui, non dobbiamo più andare a diminuire, ma proseguiamo a dritto. Per proseguire a dritto facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto da questa parte e quindi proseguiamo in questo modo. Passiamo una maglia senza lavorare, tutte le maglie a dritto, fino ovviamente al marcatore, quindi non andiamo più a diminuire, spostiamo il marker e proseguiamo per tutto il ferro a dritto, quindi fino alla fine del ferro. Il ferro di ritorno ovviamente ho lavorato tutte le maglie al rovescio, arrivate al marcatore lavoriamo un rovescio, cioè la prima maglia, e le altre tutte a dritto. Naturalmente alterniamo questi 2 ferri fino ad arrivare all'altezza di questa parte, e quindi della parte ovviamente destra. Allora, come potete vedere, il motivo è praticamente terminato, quindi il nostro collo termina in questo modo. È chiaro che potete ovviamente fare più alto questo pezzo e quindi in questo caso diciamo così che la base del collo diventerà un po' più larga. Ovviamente dovete considerare che questo potrebbe essere ancora più lungo e poi andare sul dritto. Dipende un po' da voi. È chiaro che questa è una piccola mostra, quindi diciamo che è giusto per rendere l'idea. Il motivo è terminato, il video pure, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!